Immagina una vasca da bagno piena fino all'orlo. L'acqua è tiepida, invitante, cristallina. Non c'è nulla che suggerisca pericolo, tranne forse un odore. Un profumo dolce, quasi stucchevole, di mandorle amare tostate. Sembra un centro benessere di lusso, ma questa è una trappola mortale. Quello non è acqua, è una soluzione satura di cianuro di potassio. Nel momento in cui il tuo piede tocca la superficie, hai già firmato la tua condanna. Non serve berlo, basta esserci dentro. Ti immergi. Il principio di Archimede sposta il liquido attorno al tuo corpo. Normalmente la tua pelle è una fortezza, è progettata per tenere fuori il mondo. Ma l'acqua calda ha un effetto collaterale. Dilata i pori. Milioni di microscopiche porte si aprono sulla tua epidermide. E il cianuro non è un ospite educato. È una molecola piccola, veloce, spietata. Approfitta di ogni singola apertura per iniziare la sua invasione silenziosa. Ma l'assorbimento cutaneo è lento. Il vero assassino è nell'aria. Il cianuro in soluzione rilascia acido cianidrico, un gas volatile. Mentre ti rilassi nell'acqua, stai respirando una nebbia invisibile. Ogni tuo respiro porta miliardi di molecole letali direttamente nei polmoni. È una scorciatoia autostradale verso il tuo sangue. Non hai scampo. Sei circondato dal liquido e soffocato dal vapore. È un attacco su due fronti. Scendiamo negli alveoli polmonari. Qui avviene lo scambio sacro che ti tiene in vita. L'ossigeno entra, l'anidride carbonica esce. Ma oggi, insieme all'ossigeno, entra il cianuro. Si scioglie nel plasma, si nasconde tra i globuli rossi. Il tuo cuore, ignaro del pericolo, pompa questo veleno in tutto il corpo a una velocità di 5 litri al minuto. Stai usando il tuo stesso sistema circolatorio per distribuire la morte in ogni angolo del tuo essere. In meno di 60 secondi il sangue contaminato raggiunge gli organi vitali, il cervello, il cuore, il fegato. Loro aspettano l'ossigeno come un motore aspetta la benzina. E l'ossigeno c'è, è arrivato, è lì, disponibile. Ma c'è un problema. Il cianuro non distrugge l'ossigeno. Fa qualcosa di molto peggiore. Impedisce alle tue cellule di usarlo. È come morire di sete mentre si è immersi nell'acqua dolce. Per capire l'orrore di ciò che sta accadendo, dobbiamo rimpicciolire la nostra vista di 1 miliardo di volte. Dobbiamo entrare in una singola cellula. Qui troviamo i mitocondri, le centrali elettriche del tuo corpo. Loro bruciano ossigeno per creare energia. È un processo meccanico perfetto, raffinato in milioni di anni di evoluzione. Una catena di montaggio che non si ferma mai, fino a questo preciso istante. Dentro il mitocondrio c'è un enzima cruciale, la citocromo C ossidasi. Immaginalo come l'ultimo operaio della catena di montaggio, colui che prende l'ossigeno e lo trasforma in energia. Il cianuro ha una forma chimica che si adatta perfettamente a questo enzima. Si attacca al ferro al suo interno con una forza brutale. È come spezzare una chiave dentro la serratura. La porta è bloccata. L'ossigeno bussa, ma nessuno può aprire. L'ossigeno continua ad arrivare dai polmoni. Si accumula. C'è un ingorgo molecolare catastrofico. Le tue cellule stanno letteralmente affogando nell'ossigeno che non possono consumare. È un paradosso biologico. Hai i polmoni pieni d'aria, il sangue saturo di ossigeno, ma le tue cellule stanno soffocando. È un'asfissia interna. Il tuo corpo sta morendo di fame seduto a un banchetto. Senza questa reazione chimica, la produzione di ATP si ferma. L'ATP è la moneta energetica della vita. Senza di essa, nulla funziona. Il cuore non può contrarsi. I neuroni non possono sparare segnali. I muscoli non possono muoversi. È come se qualcuno avesse tagliato i cavi dell'alta tensione di una metropoli. Le luci si spengono un quartiere alla volta. Prima le periferie, poi il centro direzionale.
Il cervello è il primo a risentirne. Consuma il 20% della tua energia totale. Appena l'energia cala, entra in panico. Inizi a sentire vertigini violente. La vista si annebbia. I neuroni iniziano a sparare a caso, cercando disperatamente di riavviare il sistema. Questo causa convulsioni terribili. Il tuo corpo si inarca nell'acqua della vasca, scosso da tempeste elettriche interne fuori controllo. Il cuore cerca di compensare. Sente che manca energia e fa l'unica cosa che sa fare: accelera. Batte all'impazzata, 120, 150, 180 battiti al minuto. Cerca di pompare più sangue, pensando che manchi ossigeno. Ma è inutile. Sta solo mandando più veleno in circolo più velocemente. È un motore che gira a vuoto fino a fondersi. Le tue cellule, disperate, passano al piano di emergenza, la fermentazione anaerobica. Cercano di produrre energia senza ossigeno. Ma questo processo produce acido lattico come scarto. In pochi minuti il tuo sangue diventa acido, il pH crolla. È come se il tuo stesso sangue si trasformasse in corrosivo. Questo distrugge le strutture cellulari dall'interno. Ti stai sciogliendo chimicamente, cellula dopo cellula. Qui c'è il dettaglio più inquietante. Di solito, chi soffoca diventa blu, cianotico, perché il sangue senza ossigeno è scuro. Ma tu diventi rosso ciliegia, un rosso brillante, acceso. Perché? Ricordi l'ossigeno inutilizzato. Il tuo sangue venoso, che dovrebbe essere scuro e scarico, è ancora pieno zeppo di ossigeno rosso vivo. Sei un cadavere che sembra scoppiare di salute. È la firma beffarda del cianuro. Dopo le convulsioni arriva il coma. Il cervello ha esaurito ogni riserva. I segnali elettrici si spengono. Il respiro si fa superficiale, poi si ferma. Infine, il cuore, esausto e avvelenato, dà un ultimo colpo e si arrende. Nella vasca l'acqua torna calma. Le increspature si fermano. Il profumo di mandorle amare è ancora lì, sospeso nell'aria umida del bagno, testimone silenzioso di una catastrofe biologica. La cosa spaventosa è che non serviva una vasca intera. Una vasca è un'esagerazione teatrale. Bastavano pochi grammi, una quantità grande come una moneta, o, in natura, abbastanza semi di mela o noccioli di albicocca triturati. La natura ha nascosto questa arma chimica ovunque, protetta in gusci duri, come deterrente contro chi vuole mangiare i suoi semi. Noi abbiamo imparato a estrarla, concentrarla e usarla. Questo esperimento mentale ci insegna una lezione fondamentale. La tua vita non è un oggetto solido, è un processo. È una fiamma chimica che deve bruciare costantemente. Basta un singolo granello di polvere nell'ingranaggio giusto, una singola molecola fuori posto, per spegnere tutto. Siamo macchine incredibilmente complesse, ma basta una chiave spezzata nella serratura sbagliata per fermare il motore. Il cianuro è solo uno dei tanti modi in cui la chimica può tradirci, ma è anche la prova di quanto sia sofisticata la macchina che chiamiamo corpo umano. Ogni secondo, miliardi di enzimi lavorano perfettamente per tenerti in vita, fino a quando non lo fanno più. Io sono Renderium. E questo è l'abisso chimico che ci portiamo dentro. Iscriviti per esplorare le altre meraviglie nascoste nel tessuto della realtà.